Ciao ragazzi, benvenuti, nuova puntata di Supernova, grazie mille per aver scelto di vedere questa puntata, iscrivetevi al canale anche perché ci siamo permessi il lusso di portarvi un po' in trasferta, abbiamo un grande ospite in questa puntata, Damiano David, welcome back to Italy Damiano. Thank you How are very you? much. I'm good. You're I'm good? I'm very good, yeah. How did it go at Sanremo? I think it went well. Like this place is very special. It was good to perform again here. It's a very special place for me. How is it to be back in Italy every once in a while? I mean, you gotta remember the language, you gotta remember the culture, all these things. But I mean, it's where I'm from, so Yeah, it's good. Have you ever considered to change your name in David Damiano? Sometimes, yeah. David Damien. David. Ciao, sono Damiano David e sono venuto a Supernova perché ero a Sanremo ed Ale è un mio amico. Quanto ti hanno rotto le palle con questa cosa? Troppo, tantissimo. No, vabbè, fa ridere, perché Sì. fa ridere. Però è stata colpa del mio team social in realtà, Sì? penso. Sì, perché hanno fatto un tweet in inglese riferito all'Italia e quindi non Che era thank you Sì, Italy. tipo thank you Thank per you qualche- sì, qualcosa, non me l'hanno La perdonato. gente è andata fuori di testa per queste cose. Però vabbè, è un bel meme. Ci sta, sì, Mhm. sì. A me era capitato recentemente, ho intervistato per gli ATP di Torino gli 8 tennisti del mondo e ovviamente ognuno veniva da un paese diverso, c'era anche Sinner. Il fatto che con Sinner, siccome l'evento poi andava dappertutto, parlassimo in inglese aveva fatto irritare non piace, molto. sì, non Non piace per niente. Però allora, immagino ci sia anche un po' un misto di abitudini ogni tanto, no? Anche nella parlata. Prima di cominciare ti stavo chiedendo informazioni su Los Angeles, sulla città, e tu per dirmi che era una via di mezzo mi hai detto ish. Cioè, come va? Va bene? Ish, che è un po' anche un'abitudine, insomma, no, parli, sì. parli inglese ormai 24 ore su 24. No? Alcune cose tipo gli intercalare, ti sono rimasti, sì, sì. ma lo noto poi, in realtà anche al contrario poi con la mia ragazza. Lei adesso finisce le frasi, fa Dai, Hai capito? Fa dai, tipo, perché comunque sono intercalare, quindi li prendi proprio nel tuo modo di parlare, però no, me lo ricordo bene l'italiano. Sì, non fai quelle cose tipo, come dite voi in Italia, No, pane? Pane? Penna? Non mi ricordo No. pane come si dice. No. No, ce l'ho. E come sta andando questa vita da giramondo? Io ti dico la verità, ti seguo con grande ammirazione perché mi ricordo ancora il primo giorno in cui ho visto te, i ragazzi della band, e mi sembra un salto gigante quello che avete fatto e che proprio la vita, cioè si dice sempre, no? Quando uno ottiene successo ti è cambiata la vita. A voi tanto però. Sì, sono cambiate tante cose. Cioè, successe talmente tante cose. Ieri, proprio dopo l'esibizione, mio fratello, scrollando Instagram, ha trovato il video del bootcamp di X Factor, no? E diceva, guarda quanto sei cambiato, sembrano passati 10 anni. Sono passati 10 anni, Sì, cioè, son passati quasi 10 10 anni. E quindi ci è cambiato talmente tanto che nemmeno me lo ricordo, capito? Perché poi ero un ragazzino, avevo 18 anni appena fatti all'epoca. E quindi, cioè, sì, è cambiato tutto, cioè dove vivo, quello che faccio, però in realtà le persone che frequento non sono cambiate, quindi io mi sento in realtà proprio di essere rimasto uguale. Poi ovviamente professionalmente si cambia, si cresce, però nel senso io mi sento molto uguale a me stesso. Io di quel giorno mi ricordo la grande consapevolezza che avevate, che non so se era di facciata proprio perché eravate fin troppo giovani forse per avercela, però l'impressione che davate era di 4 persone che non avevano nessun dubbio che sarebbe andata bene. Sì, ero incoscienza. Sì, pura. vero? Sì, io avevo, non so per quale motivo, la convinzione di essere proprio il più bravo di tutti. Che poi l'ho persa un po' negli anni, capito? In realtà più facevo cose importanti, no? E più ti metti in dubbio, dici ma sarò capace di fare sta cosa. Però all'epoca io mi ricordo proprio che io avevo questa convinzione al 100%, noi entriamo, facciamo quello che dobbiamo fare, vinciamo, non fa nessuna differenza, comunque abbiamo la nostra piattaforma, e in qualche modo ero riuscito a passare questa ipersicurezza, che poi ovviamente era anche di facciata, era anche per proteggermi da ansie, dubbi e tutto quanto, ero riuscito in qualche modo anche a passarla a tutti gli altri, e poi anche, diciamo, loro
in realtà all'epoca, essendo musicisti migliori di me all'epoca, perché erano proprio più tecnici, più studiati, mi avevano dato quel supporto per dire sì, ce la facciamo, perché comunque io sono bravo, loro sono bravi, perché non dovrebbe capito? succedere? Cioè, Sì, c'era sì. proprio quella cosa lì e poi a X Factor ovviamente c'è tutto quel pre che non si vede in televisione che mi aveva fatto capire che avevamo grandi possibilità quando avevamo fatto, sai, il giorno che fai le artist proposition, che porti le canzoni ai Sì. giudici, no? Noi avevamo visto che tutti avevano portato una media di 5-6 canzoni, noi avevamo portato 40 canzoni, abbiamo suonato 2 ore e mezza davanti a Manuel e Manuel ha detto, no, vabbè, perfetto, cioè, dobbiamo solo decidere che giorno Sì. fare che canzone, quindi quella roba comunque ti fa capire che in noi c'era una mentalità diversa, che era già, non perché lo sapessimo, però perché era proprio di natura, no? Di indole nostra, era già più pronta a quello che poi doveva succedere dopo, perché appena hai quella visibilità o la usi o la perdi. E quindi noi eravamo già pronti a quella mentalità di strafare, no? Di fare anche più del necessario in quel momento, perché all'inizio comunque ti devi costruire una carriera, devi cercare di battere forte su tutte le porte e noi avevamo proprio questa mentalità qua. A X Factor c'era anche questa cosa per cui poi quando vedi la puntata in televisione vedi che su alcuni c'è tanto materiale in più che su altri, che per una pura casualità poi sono quelli che arrivano più in fondo. No? Nel backstage, così, con gli altri ragazzi, rosicavano che immagino le telecamere saranno state più su di voi che su alcuni degli altri, cioè anche gli altri capivano che secondo me i Maneskin erano... No, lì per lì non lo capisci perché in realtà le telecamere sono su tutti, tutto il tempo e poi loro montano, però poi noi non lo vedevamo, cioè noi vedevamo solo la particella riguardante noi prima che ci assegnassero il pezzo, no? Ti ricordi che ti fanno vedere tipo il riassuntino, quindi lì per lì non lo percepisci, ma anche quando eravamo dentro noi non percepivamo quello che stava succedendo fuori, noi dicevamo vabbè passiamo tutte le sere, bella, cioè capito, nel senso. Poi là dentro c'è almeno l'anno nostro che è stato un anno un po' particolare, i pensieri sono completamente altri, cioè noi abbiamo fatto puntate con una prova, puntate con 0 prove, puntate che io stavo malissimo, febbrone, cose, quindi sei talmente in una modalità di sopravvivenza, di oddio, devo arrivare domani, che non ci stai nemmeno a pensare a ma starò andando meglio io o non ci pensi proprio, dici oddio voglio solo arrivare al giovedì sera, fatemi suonare per favore. Però da 18 anni si fa, io sto pensando a questa settimana sanremese, secondo me credo mi siano venuti, ma non è una battuta, un sacco di capelli bianchi che giovedì scorso io non avevo. Cioè proprio sono morto. Questa settimana è importante. Sono toste. Sono toste. Prima dicevi che paradossalmente più fai cose grandi, più la sicurezza iniziale a volte viene messa in discussione. Tu avevi, il tuo nickname su Instagram ancora, Icar? No, l'ho cambiato. L'hai cambiato? Che non lo sapevo, cioè era un tributo a Icaro che è un... Sì, ma era una roba da quando avevo tipo 14 anni. Ah beh, certo, perché da ragazzini poi uno cerca queste cose tipo la mail che ti fai, il sole, tipo la mail che ti fai. Io una delle prime mail era Ninja di Dio. Bello. La mia, sì. Perché non riuscivo, cioè il nome era già preso, sono andato avanti un po' così e alla fine non mettevo cose a caso ed era diventato Ninja di Dio. Sì. No, però mi faceva ridere questa cosa di Icaro, anche perché poi ho scoperto che i tuoi facevano gli assistenti di volo, lo fanno ancora? Pensione, ritirati. Ma quindi tu hai passato l'infanzia volando o ti lasciavano a casa? E la prima infanzia sì, cioè perché erano dipendenti all'Italia. Che si può anche dire perché non esiste più il brand, quindi all'Italia. E quindi quando era molto ricca c'erano molti benefit per i dipendenti, e quindi sì, all'inizio abbiamo volato tantissimo, abbiamo visto cose fighissime, e poi è successo quello che è successo e abbiamo volato meno. Ti piace volare? Mi piace volare, tutto quello che concerne prendere un volo, no. Cioè il biglietto, l'aeroporto per me è veramente il posto peggiore sulla faccia della terra, sì. No, a me non dispiace perché lì inizio a entrare Io per esempio, allora, non è proprio paura di volare perché poi quando volo sono ok. No, zero. No, neanche tu, vabbè, ma poi ci sarai cresciuto. Io quando acquisto un biglietto, non so, per le vacanze quest'estate, prendo un biglietto 2 o 3 mesi prima, il momento in cui acquisto il biglietto dico, ecco, questo sarà il volo in cui morirò.
Poi però il giorno in cui lo prendo sono tranquillissimo, Io sto però rivedendo- il momento io in sto cui lo rivedendo acquisto Lost dico... adesso. No, beh, no, come fai? Poi andando su Los Angeles, tra l'altro, cioè, Bravo. sei uno che ci fa caso a queste robe. Ecco, stanno andando a Los Angeles Non da anche loro. Sydney, non da Sydney. Ah, non da però, Sydney, quindi l'importante è Sydney, non Los prendere Angeles Sydney, Los non la Angeles. prendiamo, no, facciamo scalo da qualche parte. Non l'avevi mai visto? No, vero, Sì, sì, piccolo. l'avevo visto, papà lo scaricava illegalmente Certo. su Emule. Sì, Lo sì, vedevamo, sì, lo sto rivedendo perché era proprio, sai, quella serie che io ho proprio il ricordo da ragazzino, penso il primo ricordo che ho, che lo vedevamo dal computer mentre mangiavamo, Uguale. quindi adesso Sì, ho sì, l'Amarcord di rivederlo. Credo che sia una delle prime È stata la prima, serie la che- prima sì, mega sì, serie sì, televisiva sì, sì, con sì. mega budget. La seconda volta ci stai capendo qualcosa di più o siamo d'accordo che poi è finito? Secondo me loro la c'avevano, teoria- dai, teoria secondo me su loro Lost. avevano un'idea che andava fino alla terza stagione, Bravo. poi hanno visto che, vabbè dai, nel senso, stiamo mettendo a posto famiglie e famiglie. Sta andando bene, aggiungiamone una. Quindi, sì. Quanti erano alla fine? 8? Mi sa 6, Sei? 7. Sì, alla fine ha sbracato. Sì. Sì, non ce l'hanno più Sì, fatta. no, ma pure, posso dire, pure la recitazione non è che fosse, però nel senso c'è quell'elemento di... Quello non mi ricordo. Sì, cioè, perché probabilmente era Rive- giusta per i tempi, rivedi- ma rivista adesso Bravissimo, è invecchiata malissimo. riveditelo. Ma c'hanno le pause quelle tipo da telenovela? Sì, e sono tutti molto belli, Cosa che non stai te ne dicendo? accorgi Ah, sì, all'epoca, dici, ma cazzo, sono siete su quest'isola da un sono mese, tutti come- molto belli. Sì, hanno esagerato un po', Pochettino. con quello. Posto preferito quando voli? Sedia? Lasciando perdere le business, le first class, eccetera. Quando uno vola in economy, finestrino, corridoio? Finestrino. Perché io non mi Perché alzo. butti la te. Non ti alzi mai? Non mi alzo mai. Vescica E se mi alzo di proprio ferro? vi scavalco, vi lascio dormire. Avere una persona accanto che potrebbe svegliarmi per andare a fare la pipì è il mio incubo peggiore. Ah, quello brutto. Riesci Sì, a sì. dormire però, sì. Se sono molto stanco, sì. Sì. Se no, no. Film? Podcast, mi scarico i podcast. Ah. Sì, e poi mi metto... Hai mai provato a fare quella roba che ho visto su internet, va adesso, non vorrei dire un nome a caso, road dogging forse, non lo so, quelli che si fanno tutto il volo senza accendere nessun tipo di intrattenimento e guardano solo il sedile così fissi per 12 ore secche. È un trend, cioè, è un trend di gente che ci prova e però dicono non faccia bene al cervello. no. Cioè che uno dice, vabbè, non guardo niente, mi rilasso, invece pare che sia una roba devastante. per No, il sei un cervello. tubo di metallo. Comunque, Sì, non è proprio... inizia a pensare troppo a quello che sta... Perché a volte quando la gente fa queste cose io penso proprio, ma che punizione perché? stai Che ti stai sai pure infliggendo? quelli tipo mi sveglio alle 3:30. Che colpa stai espiando? Scrivo i miei obiettivi per oggi. Ma perché? Uno dei ragazzi che lavora con me lo fa. Ha Sì, un diario, ogni mattina si sveglia, scrive Ma a che ora si sveglia? i to-do. È presto, anche perché inizia a lavorare presto, però veramente una roba da 4 e mezza del mattino. Si scrive la lista delle cose che deve fare e se poi a fine giornata non ce la fa, col silicio credo che si frusta. inizia a punirsi così. Beh, tu invece attività fisica sì, per forza. Sì, devi. specialmente ultimamente. Sì, tanta. Cioè sul palco non si sta così gratis, cioè bisogna allenarsi per stare così, cioè è una performance fisica. Fino a 20 anni sì, poi cominci a Quanti ne hai accusare. adesso? 26. No, non so vecchio, No, però, certo. però il tour è una cosa molto vicina all'atletismo agonistico. Non, cioè, i calciatori sono calciatori, però nel senso a livello di strappi, movimenti, diciamo il rischio di farsi male. Ovviamente cose più stupide, non è che ti fai il crociato, salvo Sì, ovviamente sì. Vabbè, sfighe assurde, così, però è proprio roba di torcicolli, schiene, cose, quindi devi stare il più in forma possibile. Devi anche mangiare bene, bere bene, Sì, quelle cose sì, lì, sì, sì. cioè, quindi è una rockstar, è una rockstar ish. Ma nel senso, negli anni '80 dove non ti vedeva nessuno e se facevi un concerto orribile non era un problema, perché tanto lo vedevano quelle Sì, 1000 sì. persone che stanno là, che te frega, cioè tanto rimarrà iconico solo quello che... Fai di buono. Perché no, io poi ho questa convinzione che non importa finché importa, cioè se tu fai una cosa sbagliata e nessuno la vede, non ti devi agitare perché nessuno l'ha vista. Poi quando fai la cosa mega virale, fighissima, a tutti gli importa. All'epoca era ancora più accentuata questa cosa perché appunto non c'erano social, telecamere, cose. Quindi non che ti frega, però nel senso non ti fa grande differenza. Poi la sera del Madison Square Garden sei un po' più attento, fai la serata giusta e quella rimane. Invece adesso
posso sbagliare. Questa roba qua ti obbliga, cioè, guardi i commenti dopo che hai fatto qualcosa? Riesci? Ho Perché imparato allora- a non farlo, ho imparato a non sì. farlo, facevo tantissimo, mi avvelenavo, rispondo tuttora, però no, ho imparato proprio a... Modalità di risposta qual è? Passivo-aggressivo, No, no, proprio aggressivo diretto, piccato, proprio, ma che da, cazzo vuoi? proprio da stronzo, sì, proprio da Tipo, stronzo, perché... Ma tipo, sono stato a vedere Damiano, niente di che. ma no, ma quello è un Ah, commento che va benissimo, ok. quello è un commento che va Quelli che ti danno benissimo. fastidio quali sono? Ma che ne so, ma tipo, ah no, si è venduto agli americani perché, ma che mi sono venduto? Ma scusate, ma secondo voi? Ma, cioè... E mi verrebbe da rispondergli, brutto stronzo, no? Tu non sai nulla di come funziona questo lavoro, non sai nulla di come funziona questa industria, ma come ti permetti di giudicare la mia scelta senza sapere minimamente niente? Però poi dici, vabbè, ma che io devo rispondere a 50.000 persone? No, certo. Che poi io una cosa che ho iniziato a fare per in qualche modo aiutarmi, perché anch'io ero un po' così, poi adesso basta, non ne vale più la pena. Ogni tanto se qualcuno scrive una cosa sbagliata, clicchi nel suo profilo e guardi le ultime 10 cose che ha scritto, lì ti fa proprio venire da dire, vabbè dai, ma non importa. Ho Spesso capito. mi viene da incollare Sì. la foto del profilo subito, solo sotto al commento, però poi dico, mi dicono che sono un bullo. Sì. No, sì, la cosa che dicevi tu che hai ragione, che succede un po' in tutti i campi, no? Forse quello più di tutti è il calcio, dove tutti vogliono dare la loro così. Che dicevo, giudicare è giustissimo, il problema è quando iniziano a dare consiglio, ti vogliono dire cosa devi fare, perché veramente, ma non per... Gli manca proprio di sapere tutto quello che c'è dietro quello che uno vede, no? Quello che uno vede è un pezzettino, Sì, grosso sì. così, poi dietro c'è tutta una... La gente vede la fine delle cose, no? Cioè, magari uno vede anche un'esibizione, vede un'esibizione bellissima e non sa che quell'esibizione sarebbe dovuta essere completamente diversa. poi poi ci sono all'ultimo hai stati dovuto 1000 cambiare, problemi. magari sono saltate delle cose. Quindi, e poi secondo me c'è proprio il problema che molti artisti e molti fan degli artisti prendono tutto troppo seriamente. Quando in realtà, Anche un po' meno. capito? Cioè, Anche ci un stiamo po'. divertendo. Ma è una cosa stiamo di facendo tutto il delle cose mondo? O è perché ovviamente io posso solo ragionarla su scala italiana. guarda, Vedi differenze tra il pubblico di un paese? belle. Sì, ci sono dei pubblici Pubblici. Mamma mia. Ci sono dei pubblici? Ragazzi, è la settimana di Sanremo. Sì, Potremmo sono anche stanco. mettere i congiuntivi al contrario, i condizionali. Abbiate pazienza. Ci sono dei pubblici che sono più acidi, cioè proprio che sono più tu sei mio, e se fai qualcosa di diverso ti odio, Sì. e dei pubblici che sono più forse abituati ad averci comunque un'industria più rapida, no? Tipo gli americani, per dire, sono molto più abituati anche al fatto che LeBron James è Dio, schiaccia in testa a tutti e poi fa la pubblicità di Pizza Hut. Sì, perfetto. Super, Certo. no, super terra, super popolare, che ti vende la pizza col cappellino, perché loro hanno proprio questa cosa che la celebrità è parte integrante della società, no? Poi hanno altre cose strane. E poi invece ci sono altri paesi che c'è molto la cosa del odiare chi ce la fa, c'è molto la cosa di non puoi abbandonare il paese da cui vieni, queste cose qua. Però poi in generale sono sempre gruppi di persone che poi magari in certi paesi si palesano di più, perché poi in realtà ti direi che il fan medio, che non lo definire nemmeno fan, quello che è l'ascoltatore, Sì, no? l'ascoltatore Il di quello che consumatore fa, di sì. musica, che gli piaccio io, gli piace Dua Lipa, gli piace, che ne so, ma non lo so, qualcun altro. E non è ossessionato, capito, che si scrive tutti i giorni, ti commenta tutto, quelli lì secondo me sono abbastanza uguali in tutto il mondo, ma perché è proprio un modo di viversi. Sì, di fruizione della musica, È proprio un modo di viversi le cose, capito? E lì a Los Angeles come va? Intanto quanto tempo ci passi realmente? Perché poi sei in giro quasi tutto l'anno, immagino, no? Sì, no, dipende, tipo l'ultimo anno ci ho scritto tutto il disco, quindi sono stato 6 mesi, poi c'era parte del tour che era là, e parte della promo, tanto, cioè svariati mesi, poi non ti saprei dire 4, 5, 6, 7. Ed è però. Los Angeles è una scelta perché ti piace la città o perché il tuo business principalmente è lì un po' come in Italia, diciamo la televisione è più a Milano, il cinema è più a Roma, eccetera, eccetera. Perché a me Los Angeles è una città che ogni tanto ne sento il richiamo, mi affascina, poi però quando mi capita di andarci non mi piace mai. Sì.
È un misto di cose. Allora, sicuramente, principalmente è una questione proprio di praticità e di quello che io voglio fare con questo progetto, quindi è tutto lì, quindi è proprio una questione di fattibilità. Poi c'è il fatto anche ovviamente che la mia compagna vive là, quindi Sì, anche questo fa, perché poi quando io parlo di Los Angeles ci arrivo sempre con lo zainetto, arrivo e sono lì in mezzo e non so dove cazzo no, andare. sì. Quindi- no, cioè, ecco, mentre però questa cosa a New York è fattibilissima. Sì. Cioè a New York tu arrivi, in qualunque lei punto devi- vieni paracadutato. Lei devi avere la macchina, devi Vai, sapere dici, dove andare, devi conoscere il tuo quartiere, che non chiamerei quartiere, lo chiamerei Città, mini sì, città, sì, sì, sì. cioè paesino proprio, quindi, però appunto io prima non mi piaceva perché la vivevo in quel modo, in albergo, tutto con Uber, quindi ti sei molto limitato. Poi comunque sono andato a convivere con la mia compagna, c'è la macchina sua, poi io me l'affitto quando vado là, poi la prenderò, sono molto più libero, so dove andare, ho insomma i miei amici, i produttori con cui lavoro, quindi Hai la cumpa. capito, Sì, hai il tuo cioè, giro. hai il tuo ho il giro. mio giro, quindi sembra meno una città fantasma, capito? Perché ovviamente se stai in albergo e tu vedi proprio queste strade vuote, nessuno per strada, e invece poi prendi la macchina, te vai a fare i giri. E la quotidianità lì com'è? Cioè a che ora mangi? A che ora ceni? Perché tu sei a Roma, si cena Presto, alle... no, cerco di cenare presto perché cerchiamo di... quando a LA ci viene un po' la mentalità LA, sai, healthy e sì, tutto quanto, esatto. Però no, Ti nutri di avocado? Lì sì, è tutto- sì, grandi avocado, toast, grandi salmoni. Però no, perché comunque cerco di prendere il ritmo di andare a dormire presto, svegliarmi presto per averci giornate più lunghe, no? Quindi diciamo sveglia alle 9, palestra, colazione abbondante alle 10 e mezza, 11. E poi diciamo la mia giornata tipo era poi verso le 11 e mezza, mezzogiorno sessione a oltranza, può finire alle 4 come può finire alle 2 di Chi lo decide lì, mattina. tu? Cioè dicevo basta, non ce la faccio più o oggi non è il giorno Allora, Come arriva l'ispirazione o è proprio un metodo? L'altro giorno parlavo con Giovanotti e lui dice io scrivo ma non è che a un certo punto c'è la scintilla. L'unica cosa che mi do sono delle ore durante la giornata dove dico adesso mi metto qua, chitarra in mano, inizio a fare cose, però è anche disciplina. No, allora io non mi do quella cosa, io mi do dei periodi, cioè questi 6 mesi scrivo musica, poi non ci voglio proprio più pensare perché non c'ho più niente, non è che non c'ho più niente da dire, però mi pesa accedere poi a quelle parti del mio cervello che poi mi portano a scrivere le canzoni. Perché a volte è bello staccare, Sì, no, ma poi è anche... Cioè la creatività non è una roba che sta accesa 24 ore su 24, è uno sforzo. È un comunque. muscolo, sì, è uno sforzo, è un dispendio di energia, ma poi anche, almeno nel modo in cui scrivo io, è proprio anche andare un po' a riguardare tutte le cose che ti hanno fatto stare male, comunque tutte le emozioni forti della tua vita e c'è il rischio di essere un po' sopraffatti, quindi se lo faccio per troppo tempo non mi sento più bene nel farlo, capito? È come mangiare il tuo piatto preferito troppe volte, a un certo punto c'è il disgusto, no? Sì. Ti nausea un po', quindi io mi do dei periodi. Non sono molto metodico, per me è molto proprio buttiamo cose, poi a un certo punto io la sento, la scintilla, se non arriva posso andare un po' di più nel lato metodico, però è raro che poi esca qualcosa che dico ammazza che bello, io sono molto mosso dal fomento del momento, Sì, capito? sì, Mi alzo, dico poi possiamo fare così, tutto molto fisico, a immagini per me, no? Quindi c'è poca metodologia, però perché per me è proprio un gioco, cioè per me andare a fare le sessioni era tipo andare al parco con gli amichetti, capito? Era proprio un divertimento per me. Quindi cerco anche di mantenerla la parte di gioco e non dare una metodologia perché sennò poi diventa lavoro. Sì. A me quando no. penso a Los Angeles così saranno i film, non so, i Beatles, mi viene sempre in mente la psichedelia. Tu sei molto lucido quando lavori, no? Avevi anche detto, cioè la lucidità per te è importante anche nella creatività. Sì, no. Infatti quando l'avevo visto ho detto, cacchio,
Sì, vero, poi pensi ai Beatles che si prendevano gli acidi per Strawberry Fields, chissà che cazzo ci avevano in testa. Sono due cose separate, cioè secondo me quando scrivi fai come ti pare, cioè proprio, secondo me è proprio una questione di quando sono sul palco o quando appunto faccio un'intervista o qualsiasi cosa, cioè nel momento in cui io quella cosa la sto comunicando a qualcun altro, io ho bisogno di essere lucido perché ho bisogno di prendere quella cosa e lucidamente, no, trasferirla a un'altra persona e sapere quello che sto facendo. Nel momento della creatività tutto è concesso. Sì, sì, anche per il discorso che facevi prima, no? Poi sul palco è una roba che tutti vedono, rimane, non puoi fare... Ma non solo per quello, è anche proprio una questione di... cioè io ho anche tanto la questione di rispetto del palco, del live, cioè quella gente spende soldi, prende la macchina, l'aereo, quello che ti pare, fa la fila... Cioè mi sembra proprio il minimo che devi fare, anche se proprio la vedi da un punto di vista puramente lavorativo, togli la passione, fai conto che la musica è solo un lavoro, quella gente ha pagato, tu sei pagato per fare lo show, devi è il tuo lavoro, sì, tu devi garantire, cioè è come, che ne so, vai a comprare dei vestiti a un certo prezzo, cioè tu mi devi garantire una qualità. Se no sei una fuffa. Ti aveva dato fastidio dopo la finale di Eurovision tutta la polemica sul tavolino, no, eccetera, eccetera? Fighissima, io l'ho trovata veramente iconica, elegantissima. Io, allora, conoscendoti, ovviamente non avevo dubbi, però a un certo punto io tifavo perché tu gli dicessi sì. Io ho sbagliato, Sì. Io continuo a dirlo, l'ho detto in passato e lo ridico, io ho sbagliato a fare il test antidroga e a smentire. Io dovevo essere per sempre quell'icona che, cioè, questo potrebbe essere così, Sì. questo potrebbe essere così matto. Sì, che la cosa in Mondovisione. nel momento cioè... più importante della sua vita non resiste al richiamo. Ragazzi, purtroppo devo farlo. È stato uno dei momenti, sì, il momento più importante della tua carriera, cioè lì è stata proprio il turning point, la svolta secondo me a livello di marketing, cioè a livello proprio di visibilità, sì. A livello mentale per me Sanremo è Sanremo, cioè per me Sanremo è l'impensabile. L'Eurovision ha senso che l'abbiamo vinto, perché l'Eurovision è qualcosa che si basa molto sulla teatralità, sullo fare spettacolo. Sì, eravate perfetti, eravate le persone giuste al momento giusto. No? Eravamo un finto underdog lì, perché avevamo una canzone che, sì, schitarrate, quello che vi pare, è molto pop. Sì. Cioè, proprio una struttura pop, è pensata pop, io sono un songwriter pop. Eravate anche all'apice di quel look, del momento in cui quel tipo di look eravamo super glam, sì. che poi per quell'ambiente è giustissimo. Non voglio essere cattivo, però diciamo che canzoni forti ce n'erano 3, 4 e alla fine, nel senso, aveva senso, capito? Se metti insieme tutti i puntini ha senso. Sanremo non aveva senso perché c'erano tipo 7 canzoni mega forti, proprio fortissime. Che anno era? C'erano Fedez e Franci, c'era Ermal, c'era Noemi, c'era un sacco di gente forte, capito? Sì. Non aveva senso, cioè non aveva senso. Noi cioè avevamo il pubblico nostro in Italia, però non eravamo ancora quello che rappresentiamo oggi. Il primo Sanremo, proprio io non l'ho mai capita, cioè io tutt'oggi non la capisco, e per me quello è proprio il pubblico che ti consegna come questo attestato di dire cioè l'hai fatto, in qualche modo ce l'hai fatta, cioè sei riuscito a... È come, che ne so, la Roma che ribalta il 4-1 del Barcellona, cioè quella cosa che la guardi e dici... Cazzo, c'era una possibilità su 1 miliardo e ci siamo riusciti. Sì, poi Sanremo per noi italiani immagino abbia questa cosa. Ognuno l'ho dovuto spiegare. Io l'ho dovuto spiegare a Dov, che è americana. Sai che volevo chiederlo? Allora, voi eravate nella puntata, per esempio, in cui c'erano Malgioglio e Nino Frassica. Lei era lì seduta. Lei innamorata di Malgioglio. Sì, il suo nuovo cosa dio. pensava? Come gli sono stati spiegati? Malgioglio is a guy that... no, Malgioglio gliel'ho spiegato. Uomo con questo look pazzesco, mega assurdo, con anche questo modo di fare mega assurdo, e poi è anche tipo
uno dei più grandi songwriter della storia della musica. Malgioglio avrebbe potuto essere un Maneskin. Malgioglio è un Maneskin. Da giovane, è un Maneskin. Malgioglio è un Maneskin, Sì. proprio è un senior, Maneskin senior ad honorem. E per il resto dell'Italia cosa la stranisce? Cioè, No, lei è quando ci molto vede cosa... affascinata culturalmente dal modo che abbiamo noi di relazionarci tra di noi. Mi dice sempre proprio del rapporto che io ho col mio team, del rapporto che io ho con i miei amici. Mi dice, guarda, proprio tu c'hai delle relazioni che sono sanissime, sta gente ti ama, ti vuole mega bene. Ovviamente c'è la parte dell'industria, però quello poi penso sia stato anche un merito mio. Io sono proprio circondato da gente che mi vuole bene prima di ogni cosa, prima di lucrare da quello che facciamo e tutto quanto. Loro sono più business oriented anche nel... Loro sono Sì, tanto, sì. tanto business oriented. Anche quando c'è il rapporto, quella cosa è proprio difficile da rompere e sono anche molto, culturalmente sono meno portati poi a creare quel sistema familiare. Poi tu lo sai, insomma, io conosco anche tutte le persone con cui lavori te Sì, e come lo impostate. Noi abbiamo proprio quella cosa di amicizia, mangiamo insieme, divertiamoci, tutto quanto. Poi quando c'è da essere professionali siamo professionali, però prima di tutto siamo una famiglia. Lì mi sembra che sia un po' il contrario, cioè prima di tutto siamo un team di lavoro, poi quando possiamo essere amici siamo amici. Che secondo me toglie un po' di magia, perché poi secondo me ho imparato negli anni che ci possono essere i budget più stratosferici del mondo, tutte le collaborazioni del mondo, ma se la gente con cui lavori non crede nel progetto, non è appassionata e non ha quella cosa personale di fare un passo in più perché dice stiamo a fare una cosa bella, è difficile fare le cose belle, è proprio difficile. Budget, palchi, proprio difficile. Una cosa di cui io mi vanto sempre è che col mio team di lavoro, se all'inizio di un progetto ci facciamo le analisi del sangue e poi ce le facciamo alla fine, il colesterolo di tutti è più alto, perché comunque il tempo meglio speso è andare a mangiare, cioè ragazzi andiamo a mangiare, ne parliamo mangiando, siamo lì, ma sì, cioè divertirsi. Il lavoro è una cosa che succede nella giornata, non può essere il motivo per cui stiamo insieme, cioè non so come dire, il mio assistente è mio fratello, nel mio management c'è il mio migliore amico, io ho proprio bisogno di quella cosa lì, ma perché sennò poi la nostra vita ci porta a essere molto soli, perché viaggiamo tanto, facciamo delle vite completamente diverse. I miei amici adesso hanno dei lavori normali, c'è chi si sta trasferendo, sta andando via da Roma, e ovviamente le relazioni, non abbiamo più 20 anni, quindi può essere che qualcuno si sposa o si trasferisce o fa un figlio, quindi è anche più difficile mantenere i rapporti con i miei amici di tutta la vita, no? E te li devi tenere vicini, perché sennò poi rimani solo e la solitudine l'abbiamo visto, insomma, che fa. Quando vieni in Italia la cosa che proprio non ti perdi... La cosa a cui non rinuncio è gli amici, ci sono 2 amici miei che hanno un ristorante e quando torno dobbiamo prendere il ristorante, lo chiudiamo, tavolata, tutti gli amici nostri, facciamo una mangiata tutti insieme, mangiamo molto più del dovuto, stiamo là, beviamo, fumiamo, tutte cose. Quello proprio per me è proprio, sono tornato a casa, reset, poi andiamo, giochiamo a Dungeons and Dragons. Giocate a Dungeons and Dragons? Beh, giochiamo a Baldur's Gate, che l'hanno fatto per la Sentito PlayStation. nominare? No, follia. Ah, per la Play? O computer, console Sì, in generale, follia. Ma sono quei giochi dove ti sposti di caselle, attacchi, rispondi, No, tu praticamente open world, ti muovi e poi proprio come Dungeons and Dragons c'è il Dungeon Master e tu in base a quello che decidi e in base ai dadi la storia cambia, ci sono tipo 15.000 finali diversi, cioè è una follia. Pensa che per me, io non ho mai giocato a quell'aspetto, per me vuole ancora dire libro game. È esattamente libro game su ci hai mai console. giocato con i libri game? Ci abbiamo provato. Anch'io sai che ci ho riprovato È recentemente. impegnativisimo. Però da quando ero bambino era proprio una roba. Sì. Chi tipo il Dungeon Master deve studiare. Sì, deve sapere tutto. Tu devi studiare per giocare, non si può fare. Dai. Deve sapere tutto quello che succede. Guardandovi di nuovo, io valuto con ammirazione la vostra scalata, credo che ognuno poi si prenda dei punti di riferimento, no? Per me è stata legata a tutte le volte in cui vi ho visto con qualcuno di significativo per me. Cioè io il giorno che vi ho visto
in Grande Allegria, in Cumpa, da Jimmy Fallon, ho detto, beh cazzo, ce l'hanno proprio fatta. Quando ho visto la foto con Mick Jagger, ho detto, questa è una roba incredibile, che anche con tutta quella sicurezza iniziale, di cui parlavamo prima, 18 anni, secondo me sono cose che vanno oltre quello che a quel tempo riesci a immaginare, o avevate già il mirino? Cioè, valutavate possibile un giorno essere insieme a Mick Jagger? Non insieme a Mick Jagger, Perché un conto è dire ce la faremo e ci sta. Però quelle sono proprio cose epiche. Io dicevo proprio, a un certo punto noi ci sediamo tra i grandi. Cioè, ero proprio pensato. Ma quei grandi? Proprio tra i grandi. Grandi. Vedi. Cioè, io quando pensavo, perché anch'io da giovane soprattutto avevo questa roba qua, però quando pensavo ai grandi pensavo Paolo Bonolis, non pensavo David Letterman. Non lo so, cioè voi siete arrivati a quel livello lì. Sì, ma noi abbiamo da sempre pensato in prospettiva all'America, perché la musica che noi facciamo e facevamo al tempo è sempre stata una musica con un taglio internazionale. Cioè, noi abbiamo iniziato suonando e cantando in inglese. L'italiano è arrivato dopo per una questione sia di necessità, sia di... effettivamente è vero, non possiamo essere limitati solo alla lingua straniera, cioè dobbiamo fare le canzoni nella nostra lingua. E quindi anche quello è stato un'ulteriore sfida, un'ulteriore cosa da imparare, però naturalmente, per noi proprio era la natura puntare a quello, perché ci sembrava di parlare quel linguaggio là, no? E poi appunto, essendo noi proprio ragazzini, io avevo 18 anni, gli altri avevano 15 e 16, e c'era quel modo di sognare incosciente, no? C'era quella cosa dell'astronauta o del giocare in NBA, capito? Sì. E non è mai arrivata cioè non siamo mai stati, come si dice, smentiti di questa cosa, no? E quindi più andavamo avanti più dicevamo, oh, ma sai che siamo quasi. Passetto più vicino, un passetto più vicino, un passetto più vicino, quindi poi alla fine quando è successo ovviamente eravamo, oddio che figata, fighissimo, però allo stesso tempo era tipo, ha senso, cioè lo vedo come è successo, capito? Riguardo indietro, vedo le cose che abbiamo fatto. Sì, non abbiamo vinto la lotteria. Capito? È stato, non è sì, che... non ci hanno estratto a sorte per essere qua di fianco. Sì. Non è nemmeno... percorso, sì. Fammi un po' di name dropping. Chi hai conosciuto? A casa di chi sei stato? Chi hai conosciuto? Con chi hai mangiato? A casa di chi sono stato... Cioè non è la casa sua, penso l'avesse affittata, Rita Ora, i suoi 10 anni di carriera, 20 anni, non mi ricordo, 10 anni di carriera penso, troppo giovane per noi, 20. Siamo stati da Chris Martin, da Madonna. Da Madonna? E Madonna sì. Come vi invita? Io non c'ero, io quella sera ho balzato, sono andati gli scusa altri. Madonna, guarda stasera non c'ho cazzi, stasera guarda io veramente però non sono un grande... Io ne ho saltate tante di queste cose, sì, tantissime. Chi è il più... Vic e Thomas. Vic e Thomas decisamente sono molto... hanno più energia di me, sicuramente. E un po' di gente. E cosa vi dite poi quando vi vedete? Di cosa parlate? Di musica? Ma niente, perché sono persone normali, cioè alcuni sono pure, non so come dire, no? Dei mezzi strani, che dici, questi ci sono rimasti dentro al loro essere famosi, capito? Cioè alcuni devo dire proprio, cioè dici proprio... Ok, quello è esattamente quello che non voglio diventare, capito? Perché cioè non presenti a loro stessi. Secondo me, se tu non fai quella cosa di ogni tanto tornare a casa, stare con gli amici tuoi, che comunque te lo dicono, cioè comunque gli amici miei mi prendono in giro, certo. No? Allo stesso modo, mi trattano allo stesso modo, se non hai quella cosa di essere riportato a terra, c'è il rischio che si rompa qualcosa nel meccanismo, perché comunque quando tu sei nella tua veste di celebrità, c'è quello che ti porta la borsa, quello che ti porta il caffè, c'è quello che ti fanno le domande, tutte le luci sono su di te, l'attenzione è su di te, sei la stella, tutto quanto. Se non riesci a romperla quella cosa e a capire che comunque è un momento, una cosa che arriva in quel momento, ci sta, goditela, fighissimo, di quello che devi dire, però poi finisce, e poi devi tornare a essere una persona normale, ti devi cucinare da mangiare, ti devi rifare il letto, ti devi, non lo so, cioè prenderti cura di te stesso, delle cose. Per fare il letto no, però. Sì, come no? Vai rifatto il letto.
Io ci torno finché non cambio le lenzuola. Cioè, No, io sono malato, io mi sveglio, lo apro, così prende aria, aspetto un paio d'ore e poi lo rifaccio. No, mai. Bravo. Non me l'aspettavo. No, pensavo fossi da questo Ma io punto ce di l'ho un vista- po' di malattie. Da casalingo? Tipo? Sì. Non lo so, cioè. Io, per esempio, di mi malattia piace proprio così- la pulizia. Beh, no, non è che... Quella vera. Tipo non mangio nel letto, così. Però se è sfatto dico e poi tanto ci devo tornare. Io una roba che non riesco a fare è la sera a cena. Per me è impensabile andare a dormire se la cucina non è pulita. Bravo. Cioè ho gli incubi di quello. notte se penso che ci sono gli aloni sul piano cottura, i Assolutamente. piatti lasciati Non lì. ce la faccio ad averci i vestiti messi strani. Cioè, Buttati io in c'ho proprio, giro, io c'ho sì. proprio l'arella delle giacche, l'arella di. Perché proprio è un ordine mentale mio, mi L'hai sento visto il male. documentario su David Beckham? Sì, un Da pezzetto. zero a David Beckham tu dove stai? No, come maniacalità dell'ordine delle cose? Se lui è 10 io sto sull'8 andante ma di larga manica. Ah, quindi per lui Capito? c'è anche un'altra età, magari invecchiando si arriva poi a... Perché secondo me adesso lui c'ha anche un sacco di tempo E lui c'ha pure i soldi per libero. farlo. Sì. Sì, secondo me c'ha cazzo da fare, tendenzialmente c'ha cazzo da fare Beckham adesso, ti dà qualche punizione in giardino. Esatto, ogni col tanto. figlio, adesso ti sparo Sì, 2000 effettivamente, sotto ma secondo i me a piedi. lui glielo fa qualcuno, c'ho questa sensazione. Ah sì, eh? Cioè lui si mette solo lì in posa, ma... Secondo sì. me lui c'ha il tipo che Allora, anche io devo gli dire che in fa quel dal documentario marrone ho al trovato burgundy. strano non vedere nessuno per casa che sistema le cose. Cioè, sì, Capito? sì, sì. Secondo me la divisione da beige a cammello ya fa. Secondo me lui ha Marie Kondo in persona anche tutte le mattine. Secondo me un Josh che gli mette un po' sui vestiti Che ce gli si l'ha. sa tutto. Cucini? Sì, sì, ti tantissimo, piace, sì. tantissimo. Da mi piace. sempre? Sì, Io anche adesso ho il iniziato mio col guilty Covid. pleasure sarebbe un celebrity masterchef, sai, queste robe qua, mi divertirei da morire. In America c'è? Penso lo di sai, sì, sì, penso sì, di sì, sì, sì. ma c'è di tutto in America, cioè, sì. ti E con fanno cosa pushare. vinceresti il pressure test? Secondo me con qualche risottino, qualcosa, non lo so, zucca. Bravo, siamo anime gemelli, anche io i Buono, risotti, mazza, risotti, buono, sì, sì, sì. bello, pieno di Secondo me i burro. risotti ti danno anche soddisfazione perché volendoci tanto ti danno anche l'idea che ci hai proprio lavorato tanto. Poi Ti fai dà tutte pure le l'idea cotture che se lo separate. faceva qualcun altro Non era buono non veniva così. così buono, Non era ma questo è buono buono che ho fatto io. Sì, giusto. Dai. E Davo apprezza il mangiare italiano? Mamma mia. No, ecco, noi da quel punto di vista lì, proprio a parte il mangiare, che vabbè è la cosa più evidente, in America la sensazione è che ci amino proprio come popolo, no? Sì, Cioè ci vogliono proprio bene. A parte che quando mi capita di andare là e parlare con qualcuno, non so se mi prendono per il culo, ma tutti hanno un parente italiano. Guarda, Cioè ti vogliono raccontare comunque che hanno una nonna, una bisnonna, comunque sono italiani. a anche me è stata detta testuali parole. Oh, anche io sono italiano. loro. Avevo un nonno di Madrid. Actually, I'm half Italian, half Sicilian. Certo. Sì, perché poi non hanno bene idea Tu di dove immagini siamo. della mia Sì. faccia, io mi si è gelato il sangue. Sì. E io quando mi dicono questa faccio, can you speak Italian? No. No, You're basta. not E Italian. allora You're not a Italian. posto. E guarda, ti I'm farà sorry. piacere sapere, una volta ero a Las Vegas, incontro questa coppia di ragazzi, ci fermiamo a parlare, era tanti anni fa e sai che vabbè, lì insomma c'è la finta Parigi. Bellissimo. E mi raccontano che erano stati in Europa e in Italia. Io ho detto, in Italia dove siete stati? Fa, non mi ricordo. Gli ho detto, guarda, sicuramente sarete stati a Venezia, sarete stati a Firenze. Ah sì, abbiamo fatto quel giro lì. E poi Roma, dove c'era quel palazzo tutto rotto. E intendevano il Colosseo. Top. Sono coltellati. È devastante. Quando è così è devastante. Coltellati al Sì, cuore. sì. Senti, come sta andando la vita in giro da solista rispetto a in gruppo? A livello proprio di gestione del tempo libero, gestione della condivisione dei momenti belli, dei momenti meno belli, eccetera, eccetera. Ma guarda, ovviamente ci sono dei momenti più noiosi, perché appunto sei da solo, quindi Però io sono una persona di grande praticità, proprio molto tendente al pragmatismo e quindi essendo solo io adesso, diciamo che i tempi sono molto, molto più brevi, l'organizzazione è più facile e soprattutto è proprio su misura per me, quindi è più facile per alcuni aspetti e un po' più noioso per altri, però non ti direi che c'è una grandissima differenza. No, quell'aspetto credo di averlo capito. Cioè, quando dovete andare da qualche parte, inevitabilmente bisogna sempre aspettare qualcuno. Chi è quello che si faceva aspettare più di tutti? Cioè, tu eri il primo? Sì, Cioè, ci troviamo nella hall dell'albergo alle 3. Sì.
Tu arrivi alle 2,59. 2,59. Sì. 2,59 aspetto dietro al muro che non vedrebbe. Questo lo fa il mio manager. Ah, sì? Sì, ti giuro. Vittoria e Thomas sempre. No, in realtà tutti e tre. Cioè, allora, Vittoria e Thomas sempre. C'hanno sempre quel 20 minuti di ordinanza. Ethan fa tardi raramente, ma se fa tardi proprio big time, Sì. un'ora e mezza. Comunque anche 20 minuti, uno dice 20 minuti. No, 20 minuti è una cifra, con questo è il mondo, in 20 minuti. Io una volta ho provato a fare un calcolo, ho detto immaginiamo che morirò a 80 anni, per dire così. Mi piacerebbe ricordarmi quel giorno di provare a fare un calcolo di quanto tempo della mia vita io ho aspettato vestito sulla porta di casa mia moglie, e secondo me rischi che di quegli 80 un paio d'anni li ho persi in quella posizione lì ad aspettare. Da questo punto di vista la tua fidanzata... no, allora, lei è lenta da morire, però lo sa, quindi mi chiede tantissime informazioni in anticipo, tipo a che ora dobbiamo stare in macchina. Sì. Tu dici la verità o anticipi? No, bravo, io rubo quel quarto d'ora, così poi perché poi non mi piace mettergli ansia e dire, dobbiamo andare. Così, quindi rubo quei 15 minuti, guarda, siamo veramente un orologio perfetto. Avete trovato il ritmo. Proprio la mia, quella è la cosa più importante secondo me in una coppia, il ritmo, cioè non andare in controfase. Perché le controfasi sono quelle che ti fanno litigare per delle cazzate, ma fanno litigare. La cosa una coppia è dirsi le cose, dirsi le cose e soprattutto amarsi, perché tante coppie non si amano, proprio no, si sopportano. Si tolgono. Sì, e la sopportazione finisce a un certo punto, e soprattutto io penso che l'amore di qualsiasi tipo verso un amico, verso un partner, l'amore è un verbo, cioè è una cosa che va fatta, è un muscolo, è una cosa che va allenata. L'amore da solo non basta, perché non è una cosa che esiste da sola, tu lo devi praticare l'amore. Se ti svegli e dici io oggi ti amo e quindi ti pratico l'amore. E quindi oggi faccio quello che ti ama e quindi questo comporta tutta una serie di cose. È una scelta, è una cosa che uno è cosciente di avere, perché non è che tutti i giorni ti svegli che oddio sono innamoratissimo, bellissimo, sono troppo contento, ma tu lo decidi, cioè tu lo metti in pratica, perché sennò è fuffa, se no è attrazione, se no è la crush. Sì, è una cosa temporanea. Una volta in un talk show avevo sentito una coppia insomma abbastanza anziana che raccontava del loro amore, diceva noi ci siamo sempre dichiarati quando torniamo a casa la sera dopo il lavoro a che percentuale di amore siamo, e l'altro doveva assumersi la responsabilità di coprire quella parte mancante. Tipo, oggi come sei tornato, come sei? Sei stanco? Oggi sono a 35. Vabbè dai, ce lo metto io, il 35, 65. Oggi il 65 ce lo metto io. Senti, stai fermo adesso per un po' o sei in giro, eventi, festival, cose? C'ho una cosa in Polonia, un gala, poi c'ho una decina di giorni di respiro. E poi esce il singolo, cose. Dov'è che ti senti più atteso in giro per il mondo? Il pubblico che ti aspetta con più trepidazione? In Francia. Francia? In Francia. Cazzo, nonostante l'Eurovision che all'inizio è un rapporto partito non col piede giusto. Ma nonostante poi, proprio questa faida Italia-Francia mi vogliono proprio bene. Mi trattano benissimo, sono carinissimi, abbiamo dei numeri folli ogni volta. Quindi merci beaucoup. Tra l'altro in questo momento esatto sei anche comodo perché la Francia è a 5 minuti. 5 minuti e siamo in Francia. È vero. Dami, grazie mille, mi ha fatto piacere rivederti, ti trovo sempre alla grande, informissima. In good shape. Tanti in bocca al lupo per tutto quello che devi fare. Grazie mille anche a voi ragazzi, grazie per aver seguito questa puntata. Ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale, votatela su Spotify, fate tutte quelle cose che servono a questi bei podcast. Alla prossima!